Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Ditropan, Kepla Pharmaarznemiddel GmbH, ultimo aggiornamento, 6 novembre 2021. Cos'ha Ditropan? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Ditropan durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Ditropan? Ditropan è un farmaco a base del principio attivo oxybutinina cloridrato, appartenente alla categoria degli antispastici urinari e nello specifico farmaci per la frequenza urinaria e l'incontinenza. È commercializzato in Italia dall'azienda Kepla Pharmaarznemiddel GmbH. Ditropan può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Ditropan 5 mg 30 compresse, importato dalla Francia. Ditropan 5 mg 30 compresse, importato dalla Francia. Ditropan 5 mg 30 compresse, importato dalla Francia. Ditropan 5 mg 30 compresse, importato dalla Repubblica Ceca. Ditropan 5 mg 30 compresse 5 mg. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Kepla Pharmaarznemiddel GmbH. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: oxybutinina cloridrato. Gruppo terapeutico: antispastici urinari. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: trattamento dei disturbi minzionali conseguenti ad iperattività del detrusore vescicale, vescica instabile, vescica neurologica, deficit del controllo della minzione nei pazienti anziani con deterioramento neurovascolare su base arteriosclerotica e nei pazienti diabetici, enuresi, incontinenza involontaria con o senza stimolo alla minzione, pollachiuria diurna e notturna non su base ostruttiva, tenesmo e spasmi vescicali. Coadiuvante nel trattamento delle cistiti di varia natura, anche dopo trattamento radiante, e delle prostatiti croniche. Disturbi psicosomatici della minzione, pollachiuria e cistalgie su base neuroeretistica. Popolazione pediatrica. Ditropan è indicato nei bambini al di sopra dei 5 anni di età per incontinenza urinaria, bisogno urgente o frequente di urinare nelle condizioni di vescica instabile dovute ad iperattività vescicale idiopatica o disturbi da vescica neurogena, iperattività del detrusore, enuresi notturna associata ad iperattività del detrusore, in combinazione con terapia non farmacologica dopo fallimento di altri trattamenti. Posologia. Adulti. La dose normale AD1 compressa da 5 mg, 2 o 3 volte al DA. La dose massima consigliata AD1 compressa da 5 mg, 4 volte al DA. Bambini oltre i 5 anni. La dose normale AD1 compressa da 5 mg, 2 volte al DA. La dose massima consigliata AD1 compressa da 5 mg, 3 volte al DA. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Pazienti con uropatie da ostruzione che può precipitare in ritenzione urinaria. Ostruzione parziale o totale del tratto gastrointestinale, atonia intestinale, ileo paralitico. Megacolon tossico. Colite ulcerativa. Miastenia grave. Glaucoma ad angolo stretto o camera anteriore bassa. Pazienti in condizioni cardiovascolari instabili in presenza di emorragia acuta. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Il Ditropan può provocare colpo di calore, febbre e collasso dovuti a ridotta sudorazione, se somministrato in presenza di una elevata temperatura ambiente. La diarrea può costituire un sintomo precoce, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Si deve prestare attenzione nel caso in cui altri farmaci anticolinergici siano somministrati insieme a oxybutinina, poiché si possono potenziare gli effetti anticolinergici. L'attività anticolinergica di oxybutinina aumenta con l'uso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Ditropan durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Ditropan durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non ci sono dati sufficienti sull'uso di oxybutinina in donne in gravidanza. Gli studi nell'animale riguardanti gli effetti su gravidanza, sviluppo embrionale fetale, parto e sviluppo postnatale sono insufficienti. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il ditropan può dar luogo a sonnolenza o ad offuscamento della vista. Nel corso della terapia con questo farmaco si devono avvisare di questi possibili effetti i pazienti che devono svolgere attività richiedenti prontezza mentale, come la guida di autoveicoli, la conduzione di macchinari e l'esecuzione di lavori pericolosi. Effetti indesiderati. Dopo la somministrazione di ditropan possono insorgere i sintomi riscontrabili con l'uso degli anticolinergici. Classificazione delle frequenze previste. Molto comune, a 0 yen 1/10, comune, a 0 yen 1/100 e 1/10, non comune, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I sintomi dell'iperdosaggio di ditropan vanno dall'intensificazione dei soliti effetti indesiderati a carico dell'SNC, dall'agitazione ed eccitazione fino al comportamento psicotico, alle turbe circolatorie, vampate di calore, calo pressorio, insufficienza circolatoria, insufficienza respiratoria, paralisi e coma. La procedura da attuare comprende: lavaggio gastrico immediato, iniezione endovenosa lenta di fisostigmina. Adulti. Da 0,5 a 2 mg per via endovenosa lenta, eventualmente ripetibile fino a un massimo di 5 mg. Bambini. 30 mg/kg per via endovenosa lenta, eventualmente ripetibile fino a un massimo di 2 mg. Per la febbre può essere adottato un trattamento sintomatico, spugnature con alcol, impacchi ghiacciati. In caso di agitazione o eccitazione preoccupanti, può essere somministrato diazepam 10 mg per via endovenosa. La tachicardia può essere trattata con propranololo EV e la ritenzione urinaria con cateterizzazione vescicale. Nel caso in cui l'effetto curaro-simile progredisca fino alla paralisi dei muscoli respiratori, è necessario attuare la respirazione artificiale. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antispastici urinari. Codice ATC. G04BD04. L'oxybutinina esercita sulla muscolatura liscia un'azione antispastica diretta ed un'azione antimuscarinica. Sul muscolo pubo-vescicale del coniglio l'oxybutinina presenta soltanto un quinto dell'attività anticolinergica. Proprietà farmacocinetiche. Nel ratto il picco emmatico si riscontra 2 ore dopo la somministrazione per via orale, l'escrezione è prevalentemente fecale e solo per il 10% urinaria. È possibile l'esistenza di dati preclinici di sicurezza. Oltre alle informazioni incluse nelle altre sezioni, i dati preclinici basati su studi convenzionali di tossicità generale, genotossicità e carcinogenicità non rivelano nessun rischio particolare per l'uomo. Studi embriofetali in elenco degli eccipienti: lattosio anidro, cellulosa microcristallina, calcio stearato. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.